Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Oggi faremo una riparazione di uno strumento che ho costruito 40 anni fa e che ora si è guastato. L'LX570 è un generatore di bassa frequenza a bassa distorsione di Nuova Elettronica. Ha sempre funzionato bene, però ultimamente cominciava a dare dei problemi e è giunto il momento, diciamo, di ripararlo, anche se ovviamente avendoci strumenti più performanti lo uso poco, però anche per quel poco che lo uso ovviamente deve essere perfettamente funzionante. Perciò continuate a vedere questo video e vedete anche questa volta quello che combino per voi. Questo è il generatore di bassa frequenza, eccolo qua, l'LX570 di Nuova Elettronica, che è stato recensito sulla rivista, è stato pubblicato sulla rivista numero 90 e io l'ho fatto nel 1985. Lo uso saltuarmente ora perché chiaramente uso altri tipi di generatori, però quando feci questo apparecchio qui lo feci perché aveva una distorsione bassissima. Se non erro dovrebbe essere come distorsione tipo lo 0,05%, sicché è una distorsione che è piuttosto bassa. E ora dà qualche problema, vi faccio vedere cosa fa e da quella via gli faccio qualche modifica e gli voglio fare qualche miglioria perché gli strumenti che sono in laboratorio mi piace che funzionino. Ora vi inquadro l'oscilloscopio e vi inquadro il misuratore di distorsione e vi faccio vedere che scherzi fa. Allora, a volte, vedete ora la forma d'onda è stabile, però a volte o se si batte leggermente nel mobile o altro si comporta e fa questi belli scherzi qui. Vedete la forma d'onda si muove se io magari batto un attimino, e sicché va capito come mai fa questo problema qui. L'altro problema è l'aumento della distorsione. Vi inquadro un distorsimetro, vedete questa è la frequenza d'uscita e questa è la distorsione. Come vedete siamo andati a 0,09, 0,1 quasi. 0,1 è una distorsione sempre bassa per uno strumento autocostruito, ma questo dovrebbe stare sotto lo 0,05 e anche quello voglio vedere come mai e voglio fargli anche delle modifiche. Una delle modifiche che voglio fare è che questo strumento ha queste boccoline qui per l'uscita, io ce l'ho sempre lasciate perché è nato così, e ci metterò invece un BNC che mi torna comodo e qui lascio una boccola di massa. E poi farò delle modifiche sull'alimentazione perché ve lo faccio vedere dentro. Ecco, questa è la costruzione interna. Mi sono accorto che questo integrato non c'è dissipatore, scalda abbastanza e uno dei problemi è che la distorsione è data anche da questa tensione qui di alimentazione, da questo più 5 volt qui. Se la tensione di alimentazione è più filtrata mi sono accorto che la distorsione cala, sicché metterò un condensatore più grande. Ci sta anche che questo qui è da 1000 che insomma è stato fatto nell'85, sono 40 anni, ci sta anche che si sia rovinato, che vada sostituito. Comunque voglio mettere anche un integrato più moderno in maniera che la tensione di uscita starà anche più stabile e poi lo ricontrollo tutto praticamente. Ci sono i Sieden block sul trasformatore che si sono un po' rovinati, vedo se ne ho voglia cambio anche quelli. E allora io procedo piano piano allo smontaggio. Una cosa che poi tanto si vede dallo schema elettrico, questa è la famosa lampadina che poi si vedrà sullo schema, che è quella che tiene la tensione di uscita costante, poi si vede sullo schema come funziona. Sicché ora io lo smonto, inizio a smontarlo e come al solito vi faccio vedere le varie fasi dello smontaggio. Vediamo se riesco a spiegarvi lo schema. Come potete vedere nello schema di questo oscillatore di bassa frequenza il cuore è tutto qui, non sono stati utilizzati integrati, a parte questo che dopo vi spiego la funzione di questo qui. Perché? Perché per ottenere, diciamo, una minor distorsione possibile.
sicché è stato realizzato un finto, diciamo, integrato con un ingresso invertente e non invertente. Questo qui sarebbe l'ingresso invertente e questo qui sarebbe l'ingresso non invertente, e questa funzione la fanno TR1 e TR2. Questo perché specialmente con gli integrati dell'epoca succedeva che magari a frequenze più elevate l'onda sinusoidale si trasformasse in un'onda triangolare. In questa maniera qui è stato risolto il problema. Questo FET che è usato qui è un generatore di corrente costante, e la stessa cosa quest'altro. Un'altra cosa importante, perché questo oscillatore a ponte di Wien che funzioni, è che il guadagno deve essere esattamente 3 volte, perché se per esempio se guadagna meno o se guadagna di più, l'onda sinusoidale verrebbe squadrata. Invece hanno voluto che l'oscillatore avesse una distorsione molto bassa. Questi condensatori e questi trimmer qui fanno le regolazioni delle frequenze. C'è un commutatore e seleziona questi condensatori, e poi ruotando questi 2 trimmer che sono collegati insieme si aumenta e si varia la frequenza. Il segnale generato poi uscirà da TR2 e verrà amplificato da questo transistor e verrà portato a questo stadio qui, che altro non è una simmetria complementare in classe A. Questo transistor qui regolerà il guadagno. Praticamente questo transistor è montato né più né meno come negli amplificatori e farà praticamente la stabilizzazione termica dei 2 transistor. Questo qui, se poi vedete, è montato direttamente sulla letta di dissipazione, né più né meno, ripeto, come i normali, diciamo, transistor audio, come i finali audio. In pratica, se il transistor scalda, se aumenta la temperatura, questo riduce il guadagno e viceversa. Viene poi prelevata una parte del segnale tramite questo partitore di resistenze e questo trimmer viene riportato sulla base non invertente di questo, diciamo, finto amplificatore operazionale composto, come si era detto, da questi 2 transistor. Questa lampadina che è qui serve appunto per stabilizzare la tensione di uscita, per stabilizzare il livello di uscita, perché il filamento di questa lampadina qui si comporta come una resistenza variabile, perché come sapete in una lampadina maggiore è la corrente che ci scorre e maggiore sarà la resistenza del filamento, ovviamente entro certi limiti. Pertanto se il segnale in uscita tendesse ad aumentare attraverso questa rete, verrà ridotto il guadagno dell'amplificatore riportandolo ai valori, diciamo, impostati. Che come vedete questo circuito è veramente semplice, un oscillatore a ponte di Wien e semplicemente che è questo, e semplicemente questa parte qui che nulla è, che è un finalino di bassa frequenza. Il segnale d'uscita, che poi questi 2 sono collegati insieme, il segnale d'uscita, una parte va al frequenzimetro che avete visto dello strumento e l'altra parte va a questo partitore qui, è un commutatore a 3 posizioni, e tramite questo potenziometro qui va all'uscita e si riduce l'ampiezza del segnale in uscita. Questo amplificatore qui ha semplicemente la funzione di squadratore e trasforma quest'onda sinusoidale in onda quadra, spostando questo commutatore si preleva l'onda quadra al posto dell'onda sinusoidale e in uscita avremo un'onda quadra. Penso di avervi detto tutto, diciamo lo schema è piuttosto semplice e poi chi vuole appurare di più può andare sul numero 90 di Nuova Elettronica che, come ripeto sempre, probabilmente, anzi sicuramente lo spiegano meglio di quello che ho spiegato io. Prima di proseguire con il video volevo dare qualche secondo di spazio a PCBWay che sponsorizza il video e che è da sempre praticamente il mio produttore di fiducia per i circuiti stampati. Ordinare su PCBWay è estremamente facile. Io di solito utilizzo circuiti stampati a doppia faccia, ma come vedete potete avere circuiti stampati fino a 14 facce.
Qua mettete le dimensioni del circuito stampato, potete scegliere la forma e veramente potete farlo di qualsiasi forma, potete scegliere il materiale, il colore del circuito stampato. Io di solito uso il rosso, ma potete scegliere fra giallo, blu e tantissimi altri colori, e quando avete compilato tutti i campi, premendo su questo tasto vi calcolerà praticamente una quotazione. Scegliete il paese in cui risiedete, in questo caso ovviamente scegliamo l'Italia, e vi calcolerà anche le spese di spedizione. Se volete dei prodotti con l'aspetto professionale, fate come me, ordinate con fiducia da PCBWay e rimarrete sicuramente soddisfatti. Levo la manopolina che l'avevo già allentata e poi bisogna svitare ovviamente le 4 brugole. E questa viene quasi via. Praticamente è rimasto l'interruttore e le boccole praticamente. Ora le tolgo e poi proseguiamo nello smontaggio. Ho scollegato l'interruttore dal pannello e ho scollegato praticamente la cavetteria dalle boccole. Ora al posto di questa boccola le smonto tutte e due. Al posto di questa boccola qui ci metterò il BNC e questa la lascio come boccola di massa. Poi questo è l'assiemato del doppio potenziometro che poi vedremo nello schema del ponte di Wien, e il doppio potenziometro che praticamente comanda la frequenza. È fatto in questa maniera qui perché così risulta, oltre a essere un potenziometro multigiri, così si gira diciamo molto bene e si muove poco, in maniera che la frequenza riusciamo a impostarla in maniera precisa. Sotto questo potenziometro c'è anche una delle viti di smontaggio, sicché c'ho da smontare tutto l'assiemato. Come si può vedere anche le viti sono sempre di quelle a taglio ovviamente. Invece di smontare tutto l'assiemato che tornava male, ho dissaldato i fili dei potenziometri e ho svitato sia di qua che dall'altra parte. Qua era tenuto con 2 viti, con 4 viti, 2 per parte, e l'ho tolte, l'ho svitate, e ho dissaldato anche il cavettino che va al potenziometro, e questo qui invece, questo filo che va al frequenzimetro, alla lettura del display del frequenzimetro, l'ho smontato direttamente perché è un connettore. E ora tolgo la scheda. Prima di togliere la scheda, questi fili qui, che sono quelli che vanno al trasformatore, li segno in maniera di rimetterli allo stesso posto, in maniera così non c'è assolutamente possibilità di sbaglio. Ecco fatto che la scheda è completamente smontata. Su questa scheda ora sposto questa lampadina un attimo e poi la rimonto, cambiando questa gomma piuma sotto. La gomma piuma sotto sembra una stupidaggine, ma serve perché la lampadina, se vibra, si muove il filamento e varia anche la forma d'onda. Di poco, ma sicché se è diciamo ammortizzata è meglio. Poi cambio questi 2 potenziometri con potenziometri multigiro, metto il dissipatore qua e qui non c'è spazio, comunque cercherò di mettere un dissipatore anche a questi 2, e poi controllo i 4 condensatori elettrolitici e ovviamente una bella pulizia ai commutatori. Non sono molto sporchi, ma visto che è smontato, una bella pulizia è diciamo d'obbligo. Come vedete ho tolto dei componenti dal circuito, ho tolto i condensatori che li misuriamo insieme, e monterò comunque dei condensatori leggermente più grandi come capacità. Vi faccio vedere una cosa. Questi come dimensioni sono i condensatori da 1000 microfarad e ora da 2200 microfarad praticamente hanno le stesse dimensioni, sicché monterò comunque dei condensatori da 2200 microfarad, anche se magari quelli originali hanno la capacità sempre buona. Poi ho smontato i trimmer perché li cambierò con i trimmer multigiri
In particolare questo trimmer qui R12, che dopo vi faccio vedere dallo schema velocemente, lo monterò provvisoriamente e poi regolerò la resistenza, misurerò la resistenza del trimmer e la resistenza e la resistività, il valore ohmico della resistenza che è in serie, e farò un partitore dove posso montare un trimmer più piccolo di 1000 ohm, perché ovviamente più il trimmer è di valore piccolo e più un piccolo movimento si ripercuote meno nel valore stesso del potenziometro, perché mi sono accorto che bastava toccare pochissimo questo trimmer e c'era quel famoso ballettio che alzava e abbassava la sinusoide. E è vero che il trimmer è vecchio, è vero che monterò un multigiri, però se il trimmer è più vicino, diciamo è più piccolo, mettiamo che il trimmer che monto invece che da 1 kilo ohm riuscissi a montarlo per esempio da 220 ohm, ovviamente un giro del trimmer è minore resistenza, è più difficile che poi mi vadi a fare quello scherzo. Anche questo lo cambio con un multigiri, e ho smontato, come vedete anche qui, i regolatori, perché a ogni regolatore ci metterò un piccolo dissipatore. Per carità, se in 40 anni non sono bruciati andava bene anche così, ma visto che ci ho messo le mani ci metterò un pezzettino di alluminio, ci farò un leggero dissipatore, perché qui ovviamente non ci si può mettere un dissipatore per esempio così, perché è grande, e se lo metto qui mi picchiano i condensatori. Comunque ci metterò un pezzettino d'alluminio e vi faccio vedere. E i commutatori verranno spruzzati con dello spray buono per elettronica, in maniera che anche se funzionano sempre correttamente gli diamo una bella pulita senza necessità di smontarli e metterli nella macchina a ultrasuoni. Qua in mano ho i condensatori da 1000 microfarad, ne misuriamo uno alla volta. Ne sto misurando uno, ha una capacità di 853 microfarad, che è meno di 1000, ne misuro un altro, anche questo la capacità è simile, misuro l'ultimo e anche questo la capacità è sempre sotto 900 microfarad. Se vedete l'ESR è buono, però probabilmente si sono un po', in 40 anni si sono un po' asciutti, e ovviamente li cambio con quelli da 2200. La stessa cosa, questi qui ve lo faccio vedere, sono quelli da 100 microfarad, anche questi sono sia più bassi di capacità, sia l'ESR è un po' alto per essere un condensatore da 100 microfarad, e anche questi li sostituisco. Ho allargato i fori sul pannello, ci monterò questa presa qui VNC, però isolata, questo per evitare magari ritorni di massa, che non si sa mai, per evitare loop che potrebbero portare ronzio. I commutatori sono stati puliti, ho sostituito i trimmer, ora vi inquadro da vicino. I trimmer li ho sostituiti con i multigiri, questo è storto perché l'ho montato tanto provvisorio, perché poi lo sostituisco come vi ho detto prima, devo misurare il valore. Questa è la lampadina che l'ho montata, se vedete ve la inquadro meglio. Ho fatto col filo di rame una specie di molletta e diciamo è più ammortizzato che sia possibile, magari non serve a niente, ma meglio che ci sia che non ci sia. I condensatori sono stati sostituiti, qua c'era spazio, ci ho montato un dissipatore standard, si vede male perché dietro c'è il condensatore, e agli altri due integrati ci ho fatto io questo piccolo dissipatore che non è granché, ma è sempre meglio che diciamo che nulla, e se prima, ripeto, ha durato 40 anni, col dissipatore sicuramente scalderà meno, perché un pochino appoggiarci il dito
bruciavano. I condensatori sono tutti delle stesse dimensioni, ma invece che essere 1000 microfarad ora sono 2200, e sicché diciamo è sempre meglio che siano un pochino più grandi. Ora lo monto nella scatola e facciamo una pretaratura. Ho regolato provvisoriamente questo trimmer per ottenere la tensione giusta in uscita. Ora lo smonterò, lo misuro e così rivediamo insieme come ricalcolare il valore delle resistenze e di un trimmer più piccolo, diciamo come valore ohmico, in maniera che dovrebbe funzionare meglio. Questa forma d'onda che vedete è quella che va al frequenzimetro e è tagliata qui sotto dal diodo che vedete nello schema. Comunque, se tornate indietro e vedete lo schema, è tagliata da un diodo all'ingresso, e questa ovviamente varia di pari passo con la frequenza dello nostro oscillatore. La taratura dell'apparecchio, che è stato rimontato come vedete, si fa regolando questo trimmer dopo aver messo un milliamperometro in serie praticamente all'alimentazione tramite questi due test point che sono qui, fino a avere qui sul multimetro fino a leggere 27-28 mA, e qui diciamo che più o meno ci siamo. Poi va regolato questo trimmer qui per avere 10 volt picco picco in uscita. Ora vi inquadro l'oscilloscopio e poi regolerò questo trimmer qui. Purtroppo c'è qualche riflesso, comunque si vede che sono quasi 10 volte picco picco, sono 9,64. Se vogliamo essere precisi lo portiamo vicino a 10 volte picco picco. Non è che sia una misura proprio, se è anche 9 volt o 9 o 10 volte e mezzo sarebbe la stessa cosa, meglio magari 9 volte e mezzo che 10. Sta aumentando, mi sembra, perché di qua sono lontano. Sta calando, stavo girando dalla parte opposta. Accidenti a vecchi come me. 9,76. Ovviamente col trimmer che abbiamo messo si regola più agevolmente. Con un trimmer grande, diciamo da un K come prima, questa regolazione era un pochino, diciamo, più difficoltosa. Come vedete ci siamo fermati intorno ai 10 volt, e 10 volt ce lo dicono anche i quadretti, oltre a dircelo il multimetro dell'oscilloscopio. Un'altra cosa da fare a questo punto è riregolare l'altro trimmer per far sì che non assorba più di 28 mA e vedere che quella tensione d'uscita non cambi. Ecco qua, siamo a 27,56 mA, sicché fra 27 e 28 direi che è regolare. Ve lo faccio vedere. Laggiù è rimasto 10 volt. Eccolo qua, circa 27,60, siamo nella norma. Ora va spento, e una volta spento vanno tolti questi, e al posto di questo ponticello, cioè al posto di questi cavi che erano attaccati del multimetro, ci ho messo un ponticello, cosa che faccio e poi lo testiamo. Qui dove erano collegati i puntali del multimetro ho messo il ponticello come ovviamente da istruzioni. Sul davanti in origine c'erano due boccole e ci ho messo il BNC, che risulta più pratico e è adeguato, diciamo, al resto degli strumenti. Ora vi faccio vedere una modifica che ho fatto sull'alimentazione del frequenzimetro. Questo è il modulo del frequenzimetro. E vedete, questo condensatore messo così, diciamo, non è il massimo dell'estetica, ma insomma non è che si vede, rimane lì dentro. Perché ho fatto questa modifica, che poi ve la faccio vedere sullo schema? Perché il frequenzimetro mandava a sporcare 5 volte della tensione di alimentazione, che facevano capo anche a altri due integrati, e mi facevano
degli scherzi, specialmente sulla distorsione. A momenti la distorsione si alzava, specialmente quando il frequenzimetro contava, invece che 1000 andava 1001, 1002 oppure 999, 1000, e me la sporcava, si vedeva proprio con l'oscilloscopio che c'era un treno di impulsi che arrivava fino lì. Allora che ho fatto? Qui si vede male, ma insomma ho tagliato la parte di pista che ci arrivava il positivo. Ci ho messo un diodo per separarlo e ho messo questo condensatore qui più un altro da 100.000, non da 100.000 microfarad ma da 100.000 picofarad, in parallelo sempre a questo. Questo non c'era altro posto, è un condensatore da 2200 microfarad, 16 volt, tanto qui ce ne arriva 5, e in questa maniera passa, poi ve lo spiego meglio, la tensione attraverso il diodo e non torna indietro ovviamente. Questo condensatore fa anche da serbatoio per quando cambia la cifra praticamente, e fa in maniera che comunque non mi sporchi più la tensione di alimentazione dei 5 volt. Così chi magari ha il solito problema può fare questa modifica qui. Ripeto, non è bellissima, ma insomma è così, almeno è funzionale. E ora si prova la distorsione di questo apparecchio. Vi volevo far vedere la modifica che ho fatto sul modulino del frequenzimetro, che è questo. Questo è l'integrato che comanda il frequenzimetro. Qui arriva il segnale in questo punto qui. Qua ci sono questi due diodi che praticamente questo tosa la semionda negativa e lo porta, diciamo, a questo integrato qui che gestisce il display e che tramite questi transistor qui lavora chiaramente in multiplexer. Sporcava parecchio la tensione di alimentazione, anche se le tensioni sono separate, non mi chiedete perché, comunque andava a sporcare e a dare dei problemi sul generatore. Praticamente alzava la distorsione, non superava, non si scendeva sotto lo 0,07, una cosa del genere. Comunque, e allora che ho fatto per quella cosa lì? Ho tagliato questo qui sulla scheda, praticamente ho tagliato qui questa pista, l'ho tagliata e ho messo un altro condensatore da 100.000 in parallelo a quello che c'era già, 100.000 picofarad ovviamente, e questo condensatore qui l'ho tolto e ci ho messo al posto di quello, l'ho portato a 2200. Questo era un piccolo condensatore, mi sembra da 100 microfarad, e nel punto dove l'ho tagliato, fra praticamente lì e da quest'altra parte, ci ho messo un diodo, un UN4007, in maniera che la tensione arriva, passa di qui e qui ci trova il condensatore da 2200. Perché ci ho messo il diodo? Perché se non ci avevo messo il diodo ovviamente la tensione tornava anche indietro, cioè questo condensatore me lo trovavo poi sull'uscita del 7805 e quando si spenge magari l'apparecchio, questa tensione lì per lì magari rimane e può bruciare anche l'integrato. Invece volevo che alimentasse, diciamo, solo questa parte qui. Ci ho messo un condensatore così grosso perché ne fa anche da serbatoio di energia, diciamo, sicché quando i display cambiano non mi va a interferire con l'alimentazione di là. E poi chiaramente un condensatore così grosso mi fa anche, diciamo, da filtro. Comunque, morale della favola, dopo che ho messo il condensatore, il diodo e queste cose qui, la tensione non è più sporca e è scesa anche la distorsione. Sicché questa è la modifica, diciamo, che ho fatto io. Se qualcuno avesse lo stesso problema potrebbe fare questa modifica qui sul modulino. Allora, questo è il generatore, come ripeto l'ho fatto 40 anni fa, progetto di Nova Elettronica. Per regolare la frequenza si sposta, diciamo, questa, chiamiamola rotella, che agisce su due potenziometri che sono dentro, e è fatto in questa maniera perché così risulta
più agevole fare la taratura abbastanza fine, diciamo. Onda sinusoidale, onda quadra, e lavora come range da 20 Hz fino a 200 kHz. C'ha un attenuatore a scatti e più il classico potenziometro. Ora andiamo a controllare se l'uscita è rimasta di 10 volt, che è l'uscita massima, poi ovviamente si attenua con questo, e andiamo a vedere la distorsione. Ripeto, prima c'erano le boccole, così ovviamente torna molto più comodo. Inquadro l'oscilloscopio e se vedete sono 10 volt picco picco di uscita, sicché non è nemmeno poco. Ora inquadro l'analizzatore di distorsione, lo facciamo un po' così al volo, ci collego, stacco dall'oscilloscopio e lo collego all'analizzatore di distorsione e andiamo a vedere che abbiamo una distorsione inferiore allo 0,03%, anzi, per essere preciso, inferiore allo 0,025%. È una distorsione, se consideriamo l'apparecchio che è autocostruito e che è un apparecchio da hobbista, specialmente per l'epoca, era comunque un apparecchio di tutto rispetto. Il video è finito, il generatore è stato riparato e anche migliorato. Abbiamo visto insieme che modifiche gli ho fatto in maniera da renderlo un pochino più moderno e più performante. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, ovviamente mettete un mi piace. Ve lo dico sempre, chi non si è iscritto al canale, se si vuole iscrivere, a me non fa altro che piacere, e continuate a seguirmi nei prossimi video, magari cliccando nella campanellina in maniera che verrete avvisati. Noi ci vediamo al prossimo video e pertanto ciao a tutti!